Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale, bentornati in questo nuovo video. Questa visione dal basso, è sempre meglio riprendere dall'alto, ci insegnano, ma va bene così. Allora, l'NDE di cui voglio parlarvi oggi è speciale, è particolare perché è l'NDE di un soldato israeliano, è l'NDE di un soldato israeliano che trova la fede in Gesù, in quello che lui chiama Yoshua. Ovviamente è tutto molto interessante, tanto l'esperienza è così vera, vivida, reale, che lui rinuncia addirittura poi alla sua famiglia, alla sua comunità, alla vita come l'aveva conosciuta fino a quel momento. Ma andiamo a vedere i fatti e cosa succede in questa fantastica NDE. Allora veniamo ai fatti. Il soldato israeliano si chiama Amir Cohen, è un giovane soldato di carriera, è già sottufficiale e ovviamente fino a quel momento è sempre stato ben integrato nella comunità israeliana, nella comunità ebraica. Il papà è un rabbino, tutta la sua famiglia ha sempre seguito la legge ebraica, fin nei minimi dettagli, nei minimi particolari, e lui stesso ha sempre pregato col padre, con la famiglia, ha sempre letto le scritture, è stato un ebreo proprio ortodosso dal punto di vista della religione. Però dal giorno in cui è entrato, diciamo così, nelle missioni attive come soldato di confine per Israele, ha cominciato a vedere delle cose che non ritrovava in quello che gli era stato raccontato dalla religione, in quello che gli era stato raccontato dai saggi del suo popolo, in quello che gli era stato raccontato dai sacerdoti nelle sinagoghe e nella lettura della Torah. Perché le guerre non sono solo esplosioni, fucilazioni, spari, ma sono anche disagio, sofferenza, mancanza delle comodità minime, e vedere popolazioni, persone che soffrivano non rientrava nel suo modo di aver visto il mondo appunto attraverso quanto gli era stato insegnato. Amir Cohen perde praticamente questo tipo di certezze che ha sempre avuto il giorno in cui in missione, durante una breve sparatoria, perde il suo più caro amico. Il suo più caro amico viene colpito al petto e si trova al di là della strada. Gli stava facendo da copertura e quindi era in quel momento impossibilitato a soccorrerlo. Quindi Amir, con 4 balzi, attraversa la strada, appoggia il fucile per terra e cerca di tamponare la ferita che Noam ha sul petto. Noam cerca di dirgli qualcosa, lui gli dice: amico, non ti preoccupare, forza che adesso arrivano i soccorsi, ma Noam rantola e gli occhi, pur rimanendo aperti, si spengono. La vita se n'è andata da Noam. Amir si trova coperto dalle lacrime. Amir veramente non capisce perché Dio non risponde, come può permettere Dio queste sofferenze, queste morti? Dov'è il Dio delle sinagoghe? Dov'è il Dio dei suoi maestri? Non riesce veramente a capire. Lo scoprirà qualche giorno dopo. Passa qualche giorno e Amir si trova nuovamente in missione. Si trova in missione e questa volta fermano un autoveicolo sospetto da controllare. E mentre stanno facendo l'ispezione dell'autoveicolo, improvvisamente l'esplosione. Amir ci racconta che non si è neanche accorto, ha sentito solo una grande forza che lo scaraventava lontano. Dopodiché il buio. Nel buio si rende conto
che forse è morto, ma anche no, perché sente i suoi pensieri, sente di esserci e improvvisamente si ritrova in un altro posto. Non è più in mezzo alla strada impolverata, non è più su un campo di battaglia, non è più neppure in Israele. Non sa dov'è. Si trova in un posto luminoso, sconfinato, infinito, una luce dorata, calda, che non abbaglia gli occhi, anzi che ti permette di vedere oltre ogni confine. E lì si sente tranquillo, capisce che probabilmente è morto, ma è molto sereno, molto tranquillo. Improvvisamente sente avvicinarsi una presenza, avvicinarsi qualcuno. Amir Cohen ci racconta che quelli che potevano essere occhi, che gli permettevano di vedere tutto intorno, non riuscivano a vedere questa presenza che si avvicinava. Però lui la sentiva sempre più vicina, sentiva una sapienza, un amore infinito, una pazienza, cioè sentiva una serie di positività e di forza vitale che lui non aveva mai provato e sentito in vita sua. Questa presenza gli giunge in fianco. Amir ha paura anche a girarsi, non riesce a pensare niente, cerca di capire chi è questa presenza, ma improvvisamente inizia a vedere tutta la sua vita, vede tutto quello che è successo, sente quello che ha fatto, sente non solo la vita come l'ha vissuta lui, ma come l'ha vissuta chi aveva intorno, il dolore che lui ha provocato, le gioie che ha provocato negli altri. È come se avesse vissuto le vite di tutti e di tutta la sua vita. E improvvisamente la presenza gli parla. Improvvisamente la presenza gli dice. Ed è un parlare che lui sente dentro, come dentro la sua testa, come dentro di sé. Non ha neanche la testa, non sa dire dove sente, lo sente nel suo essere. Si sente unito a tutto, si sente di sapere tutto, si sente di gioire di tutto, si sente parte di tutto. E questa voce gli dice: benvenuto Amir, io sono la via, la verità e la vita. Amir improvvisamente si sente, se possibile, lui la descrive così, di stucco. Sente che tutta la sua vita, come l'ha conosciuta fino a quel momento, sparisce, come una catena che si spezza, come un velo che viene tolto dai suoi occhi, e capisce. Capisce di essere di fronte a Yoshua, di fronte a Gesù. Quel Gesù che gli avevano sempre raccontato, no? Un mistificatore, un traditore del popolo ebraico, uno, come diremmo noi cristiani, no? Un eretico. Invece era lì, in fianco a lui, ed era Dio, ed era lo Spirito, tutto insieme, ed era tutto dentro di lui, tutto vicino a lui. Era una cosa impressionante. Amir si sentì eccitato, felice, gioioso, ma allo stesso momento incredulo. Si sentì come risvegliato da tutto quella che era stata la sua vita. E lì avrebbe voluto rimanere in fianco a Yoshua, in fianco a Gesù. Lo chiamo Yoshua, che è il suo nome ebraico. Gesù si chiamava Yoshua ben Yosef, cioè Gesù, figlio di Giuseppe. Quindi decise, no, di rimanere lì, non voleva andarsene, non voleva più tornare indietro, ma la voce dentro di lui, la voce di Gesù, gli dice che lui, che adesso che sapeva la verità, doveva tornare sulla terra e diffonderla. Amir non voleva, sentiva già la disperazione, ma improvvisamente tutta questa luce cominciò a distorgersi
e lui si risentì andare indietro, andare indietro, andare indietro, andare indietro, andare indietro e si ritrovò nel proprio corpo. Sentì un dolore fortissimo al petto, sotto, vicino alle costole, sotto un po' del petto, sull'addome. Sentì improvvisamente dolore, però si sentiva anche sereno per quello che aveva detto, era pieno ancora di questa gioia. Cercò di aprire gli occhi e piano piano, lentamente riuscì ad aprirli. La luce della stanza dove era lo accecava, lo infastidiva, capì che i suoi occhi dovevano essere stati chiusi parecchie ore e sentì una voce dire si è svegliato, e che correva probabilmente ad avvisare qualche sanitario. Notò che aveva dei tubi che uscivano dal suo corpo e dei tubi che entravano dal suo corpo. Arrivò un medico, gli puntò una luce dentro gli occhi, li controllò, gli fece girare gli occhi a destra e a sinistra, gli chiese se si ricordava il nome e Amir rispose sì, mi chiamo Amir. Quindi a un certo punto gli disse che il suo cuore si era fermato in sala operatoria, che avevano disperato di salvarlo e che poi era rimasto in coma per 2 giorni e che il più dello staff medico pensava che non si sarebbe più ripreso. Quindi era un miracolo che si fosse ripreso. Amir era ovviamente esterrefatto perché la sua vita era cambiata dentro, era cambiata fuori. Ciò nonostante, Amir si riprese e tornò nell'esercito. Però questo incontro con Gesù lo aveva cambiato e quindi prima provò a parlarne col padre e con la madre, ma fu preso in giro, fu dato dell'allucinazione. Ma Mira era convinto che quella era un'esperienza più reale di tutte le esperienze reali che aveva vissuto. Lo aveva cambiato dentro, sentiva la verità dentro di lui e voleva condividerla. L'unico con cui avrebbe potuto parlarne gli venne in mente era il suo amico Levi. Anche con Levi aveva fatto un bel pezzo di vita militare, si conoscevano benissimo, assieme a Noam erano il trio di amici legatissimi e quindi si recò a casa sua. Nel piccolo salottino, appena superata la soglia, vide Levi che lo accolse e gli dice di sedersi sul divano di fronte a lui. Amir non sapeva come iniziare, il cuore iniziò a battergli forte, però a un certo punto tutte le parole gli uscirono ad un botto. Raccontò a Levi tutto quello che gli era successo e gli raccontò anche di aver riletto alcuni brani biblici e che questi davano ragione alla sua esperienza, visti con nuovi occhi, con una nuova visione. Levi, dopo aver assorbito tutto il racconto dell'amico, rimase in silenzio a riflettere. Amir temeva, ormai dava per scontato che sarebbe stato deriso, addirittura cacciato, insultato dal suo amico, perché la loro fede non è solo una fede, una scelta spirituale, ma è un modus di vita, è un essere parte di una comunità, è legge dello Stato. Quindi Amir era titubante mentre esponeva queste cose all'amico Levi, però vedendolo così il cuore sobbalzò di gioia. E anche Levi gli espose i suoi dubbi, che aveva sempre pensato che c'era di più, che ci fosse stato di più. E questa testimonianza di questa testimonianza di Amir lo aveva, illuminato. Quindi Amir tornò nell'esercito e anche lì cominciò a parlare con dei colleghi di questo fatto. Il problema appunto è che venne minacciato, venne trasferito in un posto lontano proprio per impedire di parlare, di diffondere questo messaggio su Gesù, ma lui ormai diceva ce l'ho nel cuore, non posso negare la realtà.
anche se mi fa paura dover rinunciare non solo alla mia fede antica, ma alla cultura, alla famiglia, alla patria, perché sarò sicuramente osteggiato. E così avviene. Dopo qualche giorno che è lì in questa struttura all'esterno, inizia a fare amicizia con un altro militare che insieme con lui parla di queste cose di Gesù, e hanno insieme come dire, costruito un rapporto. Queste voci delle loro chiacchierate notturne mentre erano di guardia però piano piano si diffondono, e un giorno il comandante lo chiama e dice: Namir, adesso basta, e viene praticamente sbattuto fuori dall'esercito. Torna a casa, ma il padre non gli apre la porta, gli dice: non sei più mio figlio. Quindi Amir deve arrangiarsi con quello che ha, e insieme con Levi iniziano a incontrarsi prima in maniera un po' clandestina, poi un po' meno clandestina, assieme ad altri israeliani che anche loro sono convinti che il vero Messia è Gesù. Bene, scrivetemi qua sotto se avevate sentito la storia di questo soldato israeliano, iscrivetevi al canale, mettete il like, condividete il video sui vostri social, aiutate il canale a crescere. A tutti voi un caro saluto, ciao da Armando. Ciao!